prepariamo una torta che è veramente molto golosa. L'ingrediente principale è la zucca, infatti avremo bisogno di 400 g di zucca cotta a vapore, 100 g di burro morbido, 50 g di cacao, 200 di farina zero, 200 di zucchero, 4 uova ed una bustina di lievito per dolci. Adesso andiamo a frullare per prima cosa la nostra zucca con il mixer, quindi la inseriamo in un contenitore alto e la andiamo a frullare. Versiamo i 400 g di zucca cotti a vapore in un recipiente alto e lo andremo a frullare con il nostro mixer sino a ridurlo in una cremina. Dopo aver frullato la nostra zucca vi faccio vedere, questo deve essere il risultato, una cremina bella soda. Adesso mettiamo in un altro recipiente le 4 uova con i 200 g di zucchero ed andiamo a frullare e montare ben ferma. Iniziamo a montare le uova con lo zucchero sino a creare un composto ben sodo. Terminato di sbattere le uova con lo zucchero, come vedete devo formare in superficie tutte queste bollicine, perché questo ci dà la sicurezza che le abbiamo montate benissimo. Pian piano procediamo adesso con una spatola. Prima versiamo pian piano i 200 g di farina. Li setacciamo per evitare che ci siano dei grumi e iniziamo a girare pian piano, cercando sempre di non smontare totalmente il composto delle uova con lo zucchero. Aggiungiamo tutta la farina. Giriamo pian piano. Poi un cucchiaio alla volta aggiungiamo il composto di zucca frullato. Giriamo il tutto pian piano, amalgamando per bene. Vi assicuro che questo dolce è buonissimo, è adatto sia per la prima colazione sia per il dopo pranzo, il dopo cena, per la merenda, ed è una golosità per i bimbi e nello stesso tempo mangiano un qualcosa che forse a volte non gradiscono tantissimo, come la zucca. Pian piano continuiamo a mescolare il tutto. Finiamo di aggiungere la zucca continuiamo a girare.
Poi iniziamo ad aggiungerci un pezzettino alla volta il burro ammorbidito. Terminiamo di inserire tutto il burro. Aiutiamoci con il nostro fantastico ditino e continuiamo ad amalgamare finché non si è sciolto del tutto, così piano piano. Terminato di amalgamare bene il burro, adesso andiamo a versare il cacao. Lo mettiamo sempre nel setaccio perché molto spesso il cacao esce così, un po' indurito. Lo versiamo un pochino per volta, lo amalgamiamo sempre un po' per volta, in questo modo sino a terminare di versare tutto il nostro cacao. Così lo schiacciamo e continuiamo finché non l'abbiamo terminato. Amalgamiamo sempre il tutto cercando di andare sino in fondo in modo da miscelare il tutto senza smontarlo. Terminato di amalgamare bene tutto il cacao, andiamo a sciogliere in un goccino di latte una bustina di lievito per dolci. Lo facciamo schiumare in questo modo e lo aggiungiamo al nostro dolce. Andiamo ad unire tutto . Terminato di incorporare per bene tutto il lievito, andiamo a versare in una tortiera di 24 centimetri. Livelliamo per bene ed andiamo a infornare in forno ventilato per 40 minuti a 180 gradi. Quindi forno ventilato a 180 gradi per 40 minuti. Trascorsi 40 minuti sforniamo la nostra torta, ma facciamo comunque la prova. Stuzzichino, è bella asciutta, aspettiamo che si raffredda, poi la impiattiamo e la cospargiamo di zucchero a velo.